Ciao segno dei pesci, benvenuti. Oggi andiamo a vedere quali sono le carte che vanno a rappresentare il vostro mese di settembre, quindi sia nel generico che nell'amore. Poi butterò anche gli oracoli e ovviamente andremo a chiarire i tarocchi che usciranno. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi, mi raccomando, sapere nei commenti se vi ritrovate, se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito. Allora, segno dei pesci, vediamo nel generico quale carta descriverà pieno il vostro mese di settembre. Allora, quale carta descrive il mese di settembre per il segno dei pesci? Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci? Quale carta descriverà quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci? Questa è voluta cadere. Abbiamo il re di bastoni, ok? Fondo del mazzo abbiamo il 9 di denari, la teniamo, la mettiamo qua. Ok, andiamo invece a vedere per l'amore, poi dopo ovviamente la andiamo a chiarire. Allora, quale carta descriverà il mese di settembre in amore per il segno dei pesci? Quale carta descriverà il mese di settembre in amore per il segno dei pesci? Allora, si è girato il cavaliere di denari, sul fondo abbiamo il 10 di spade, ok, perfetto, andiamo a vedere gli oracoli, poi ovviamente andremo a chiarire i tarocchi. Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci? Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci? Non la prendo perché è caduta al rovescio. Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci? Ok. Ho scoperto delle cose perché ti ho osservato sui social. Sul fondo abbiamo ti amo ancora. Ok, vediamo in amore. Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci in amore? Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci in amore? Troppe carte, no. Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci in amore? Rovescio. Quale carta descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci in amore? Abbiamo amo farti sorridere e vederti felice, sul fondo voglio dimostrarti che a te ci tengo. Allora, direi di andare a chiarire subito i tarocchi che sono usciti. Intanto in questa carta il re di bastoni viene rappresentato come una donna, ok? Quindi non abbiamo il classico re uomo, ma abbiamo la donna. Quindi tanta energia femminile per il segno dei pesci, un'energia comunque devo dire molto passionale, molto attraente. Probabilmente piacerete alle persone durante questo mese. Un'energia comunque molto attiva, ok? Di chi appunto è coraggioso e impavido. Questa appunto energia di passione. Sicuramente ci potrebbero essere persone molto attratte da voi e quindi che vi trovano proprio attraenti e diciamo che piacete a qualcuno magari sotto il punto di vista passionale, ok? Abbiamo anche il 9 di denari sul fondo, quindi comunque un'energia di indipendenza, ok? Di stabilità e di indipendenza. In amore avete il cavaliere di denari, quindi ci potrebbero essere delle notizie che vi arrivano, delle persone che magari non sentivate da tanto tempo che si rifanno sentire, persone che magari si sono mosse anche in maniera lenta, ok? O comunque avrete a che fare anche se non sono persone diciamo vecchie, potrebbe essere anche una persona nuova, comunque con un segno di terra, toro, vergine, capricorno, potrebbe essere. Ehm, Potrebbero essere anche notizie che magari stavate aspettando in qualche modo o da parte di persone con cui diciamo o siete arrabbiati o sempre in amore, oppure in qualche modo siete selettivi, quindi magari è una persona che in qualche modo si rifà sentire e voi però
state molto attenti a questa persona, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, abbiamo anche i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Vediamo perché la carta che descriverà il mese di settembre, un attimo, la carta che descriverà il mese di settembre per i pesci è il Re di Bastoni. No, no, troppe carte. No, allora. Perché la carta che descriverà il mese di settembre per i pesci è il Re di Bastoni? Allora, abbiamo il mago al rovescio con il 9 di coppe e il 4 di denari. Mm. Perché la carta che descriverà il mese di settembre per il segno dei pesci è il cavaliere di denari in amore? Allora, queste le vado a prendere così. Abbiamo il cavaliere di bastoni, scusate, il 4 di coppe al rovescio, il re di spade, sul fondo il 10 di spade al rovescio. Allora, sì, intanto vedo che potrebbero arrivarvi proprio delle soddisfazioni da parte anche di persone che potrebbero essere state manipolative nei vostri confronti. Vedo che ci sono dei desideri che si vanno a realizzare, che vi rendono proprio soddisfatti. Anche voi potreste essere un po' in questa energia magari di chi riesce a in qualche modo o non fare niente ma ottenere comunque quello che vuole, o manipolare in qualche modo determinate situazioni e così riesce, diciamo, a essere soddisfatto o soddisfatta e ottenere quello che vuole. Inoltre, come dicevo, ci potrebbero essere persone che magari sono in un'energia instabile o sono state in un'energia instabile a livello sentimentale, persone che magari si erano raffreddate, che in qualche modo tornano a farsi sentire. Andiamo a vedere ancora. Vediamo. Allora, perché c'è il re di bastoni per il segno dei pesci a settembre? Perché la carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci è il re di bastoni? Il papa al rovescio con il 3 di bastoni. Quindi, o in qualche modo voi sarete proprio in questa energia anche un po' ribelle, ok? Di chi non accetta regole, di chi non accetta unioni, di chi non vuole impegnarsi, o non vuole, cioè non accetta di seguire, diciamo, le regole altrui magari o delle limitazioni altrui, ma siete in un'energia più di chi vuole non proprio comandare, perché comandare è più inerente all'imperatore, però vuole, diciamo, seguire, diciamo, le sue regole, i suoi valori, quello che appassiona a voi, piuttosto che a qualcuno che magari vi dice quello che dovete fare, come lo dovete fare e così via. Vediamo ancora una volta perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci, perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci. Allora, qua abbiamo il 10 di spade con il 2 di bastoni al rovescio e la giustizia, quindi alcuni di voi potrebbero riprendersi proprio il loro pieno potere, potrebbero addirittura riuscire a vendicarsi di qualcuno o in qualche modo mettere giustizia in una situazione che ha fatto male, dove magari vi siete sentiti pugnalati alle spalle. L'ultima volta, vediamo ancora una volta, perché c'è il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci. A ridaglie. Allora, qui abbiamo il 5 di bastoni, il cavaliere di spade e il 10 di spade, quindi sì, ci sono persone che potrebbero farsi avanti, persone che vi vogliono affrontare, ma in qualche modo voi siete più forti di queste persone, e cioè le persone che verranno ad affrontarvi e si prenderanno una bella sculacciata, per così dire, ok? Qui abbiamo la presenza di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Vediamo ancora perché c'è il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci. Perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci? Questa è caduta a me.
Perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci. Abbiamo un 4 di spade al rovescio con un 10 di bastoni sul fondo, quindi letteralmente è proprio uno sblocco, c'è proprio uno sblocco nella vostra vita, uno sblocco anche a livello di energia, quindi energetico, dopo un periodo magari pesante, faticoso che avete ehm, passato, qua vedo proprio uno sblocco. Perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci? Perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci? Perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i... No, vabbè, tutto il mazzo era destino che... Allora, perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci? Questa è caduta a me. Allora, il re di spade, l'asso di coppe al rovescio. Allora, qui ci potrebbero essere anche persone, il due di spade sul fondo, persone che vi avevano rifiutato, che non si erano aperte a livello emotivo con voi, su cui voi vi riprenderete il potere. Inoltre vedo che c'è una situazione che passa dal freddo al caldo, quindi voi stessi, la vostra stessa energia potrebbe passare da essere fredda ad essere invece passionale. Ehm, sì, inoltre qui vi riprendete proprio il vostro pieno potere nei confronti di persone che vi avevano rifiutato, che vi avevano abbandonato, che avevano in qualche modo sprecato un'opportunità sentimentale con voi. L'ultima volta perché il re di bastoni come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci. Abbiamo l'imperatore al rovescio con il 10 di bastoni, quindi riprendete appunto un'energia di comando, di controllo, da che non eravate magari in un'energia stabile a che appunto rientrate nel pieno del vostro potere dopo un periodo faticoso. Ci potrebbero essere anche persone che in qualche modo sono molto attratte da voi e perdono appunto l'equilibrio, perdono il controllo, perdono il comando proprio perché siete molto attraenti, ok? Quindi queste persone o questa persona fa fatica a stare fermo e non fare nulla. Vediamo ora perché c'è il re di denari, cioè il cavaliere di denari, scusatemi. Perché il cavaliere di denari come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per i pesci? Allora, un attimo perché mi è caduta una carta. Allora, perché il cavaliere di denari come carta che rappresenta il segno dei pesci? Scusate. Perché il cavaliere di denari come carta che rappresenta settembre per il segno dei pesci in amore? Allora, abbiamo il 2 di coppe, se riesco, il 2 di coppe al rovescio con l'asso di denari. Quindi o sono persone nuove, quindi magari questa persona è una persona nuova, una nuova opportunità in amore, qualcuno con cui non c'è un'unione, non c'è un fidanzamento, ok? Oppure persone che magari sono single, che si fanno avanti, che vi offrono un'opportunità concreta, anche persone con cui magari si è rovinata un'unione in precedenza, con cui però c'è stata un'opportunità, che si rifanno vive, che si rifanno sentire. Vediamo ancora perché il cavaliere di denari come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per il segno dei pesci. Allora, il mago al rovescio con la morte in orizzontale e il 6 di spade. Quindi sì, si conferma questa cosa che si rifaranno sentire persone che potrebbero essere state manipolative in precedenza o potrebbero essersi allontanate da voi, con cui però le cose non sono chiuse, non del tutto, perché abbiamo la morte in orizzontale o perlomeno questa persona che si rifà viva nei vostri confronti non ha chiuso con voi. Vediamo l'ultima volta. Perché il cavaliere di denari come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci in amore? Questa è caduta a me. Il matto al rovescio il 5 di coppe. Questa è una persona che potrebbe essere scappata, essersi comportata in maniera profondamente stupida e infantile.
o che non ha avuto il coraggio di buttarsi, di lanciarsi verso un nuovo inizio con voi, però sembra essere un ritorno anche, perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per i pesci, il 3 di coppe, il 2 di spade, quindi sì, potrebbe essere anche qualcuno che conoscete a una festa, a un evento. Vedo che potreste essere indecisi, avere più scelte a disposizione. Questa stessa persona che magari si rifà viva potrebbe essere una persona che è stata indecisa con voi in precedenza, una persona a cui piace divertirsi o che avete conosciuto a una festa, oppure una persona che vuole in qualche modo fare pace con voi, vuole riappacificarsi. L'ultima volta perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta settembre in amore per i pesci. Abbiamo il 9 di spade al rovescio con la regina di denari al rovescio. Quindi questa potrebbe essere una persona che in qualche modo potrebbe aver avuto a che fare con una donna di segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, o che in qualche modo vi aveva fatto perdere la stabilità. Ehm, o una persona che in qualche modo non era stabile o era single e che non si è molto preoccupata quando ha avuto a che fare con voi. Ancora una volta perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta... Un attimo. Perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta il mese di settembre per i pesci in amore. Allora, il Re di Coppe, il Sole, il 6 di bastoni sul fondo, quindi questa è una persona che appunto si rifà sentire, o se non è una persona vecchia potrebbe essere anche nuova. Ad ogni modo sembra una persona che va ad aprirsi con voi, è coinvolta sotto il punto di vista emotivo, sembra che vuole chiarire con voi o in qualche modo ci potrebbe essere stata della felicità che è stata condivisa. Una persona che devo dire è molto solare, molto sorridente, a cui piace proprio divertirsi o sorridere, insomma. O voi o questa persona potreste aver cercato di attirare l'attenzione, o se non avete cercato di attirare l'attenzione, potrebbe indicare che o voi o questa persona siete molto popolari. Mm, è possibile anche che sia una persona che è stata orgogliosa nei vostri confronti. È possibile che dal momento che questa persona si rifà sentire con voi, vi procura una sorta di vittoria, ok? Un senso, diciamo, di appagamento sotto il punto di vista dell'ego. Ancora una volta perché il Cavaliere di Denari, abbiamo anche i segni d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione, perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta settembre in amore per il segno dei pesci. Allora, abbiamo il fante di bastoni, era caduto prevalentemente in orizzontale con la regina di bastoni al rovescio, il fante di coppe sul fondo, quindi è una persona che non si era mossa in precedenza, per cui si era persa forse anche un po' di passione. E questa persona però sembra che voglia chiedervi scusa, sembra attratta da voi, vuole fare un'azione. Perché il Cavaliere di Denari come carta che rappresenta settembre per il segno dei pesci in amore. Si è girato l'asso di denari con il Re di bastoni sul fondo, quindi sì, è una persona che effettivamente si fa avanti con voi, vi offre un nuovo inizio concreto, potrebbe essere una notizia, un messaggio, una chiamata, potrebbe essere una persona nuova che conoscete, una persona che è molto attratta da voi sotto il punto di vista passionale, perché abbiamo anche la presenza del Re di bastoni, come se questa persona in qualche modo si decide a farsi avanti, ok? Quindi questo è per quanto riguarda l'amore. Qui invece appunto ho scoperto delle cose perché ti ho osservato sui social, quindi la carta che rappresenterà il vostro mese di settembre è questa. Quindi o voi scoprirete delle cose attraverso i social o c'è qualcuno effettivamente che vi sta osservando e che scopre delle cose. Potrebbe essere qualcuno che è ancora innamorato di voi, perché abbiamo la carta del ti amo ancora.
Per quanto riguarda l'amore, a settembre potreste avere a che fare con qualcuno che ama farvi sorridere e vedervi felici. Quindi questa persona potrebbe effettivamente fare un gesto nei vostri confronti o fare dei gesti perché vi vuole dimostrare che ci tiene, ma soprattutto perché vuole vedervi sorridere e vuole vedervi felici. Ehm, quindi questo, andiamo a vedere un oracolo per voi. Allora, qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci? Qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci? Qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci? La carta che rappresenta il mese di settembre. No, troppe carte. No, 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 no. Qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci? E l'avevamo vista, l'abbiamo stazione di polizia. Felicemente singoli in orizzontale, attenzione, Ok, adesso le andiamo a contestualizzare. Vediamo in amore qual è la carta che rappresenta settembre per il segno dei pesci in amore. Mm, ok, prendiamone un'altra. Qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno di... Un attimo. Qual è la carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci in amore? Ok, amore e odio. Bene. Allora, intanto qui effettivamente ci confermano che qualcuno vi potrebbe tenere d'occhio, qualcuno vi spia. Oppure avete a che fare con qualcuno che per esempio di lavoro fa il poliziotto, il carabiniere, ok? Potrebbe anche essere. Comunque qualcuno vi spia, qualcuno vi tiene d'occhio, qualcuno vi osserva. Potrebbe essere durante il mese di settembre che non sarete più single completamente. Magari ci sarà qualcuno che vi farà uscire da questo momento di essere single, ok? Magari non so, vi frequenterete con qualcuno, per esempio. Oppure ci sono dei momenti in cui siete felici di essere single e altri no. Allora, per l'amore qua abbiamo sentirsi una cacca sostanzialmente, ma voglio andarla a chiarire perché voglio capire se riguarda voi o riguarda qualcuno che si sente male nei vostri confronti. E poi abbiamo amore e odio, quindi ci potrebbero essere situazioni di caldo-freddo oppure una sorta di sentimento instabile, quindi un po' ami, un po' odi, oppure qualcuno che prova questo nei vostri confronti. Andiamo a vedere comunque. Vediamo perché c'è sentirsi male come carta che descrive il mese di settembre per il segno dei pesci in amore. Allora, il 5 di bastoni al rovescio con l'imperatrice al rovescio e il 4 di coppe. Quindi ci potrebbero essere magari dei conflitti, qualcosa che in qualche modo non vi piace molto, che vi fa un po' perdere un po' le energie, no? La voglia più che altro. Vediamo ancora. Perché sentirsi male come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per il segno dei pesci? Allora, abbiamo il 10 di spade con il carro, il mondo al rovescio, anche il cavaliere di coppe sul fondo. Allora, qui anche non viene ben definito chi è che sta male, se voi o una persona con cui avete a che fare. C'è qualcuno con cui non è ancora, diciamo, chiuso un ciclo. Sembrano essere persone che magari tornano da voi, potrebbero essere effettivamente persone che vi hanno fatto sentire pugnalati alle spalle o con cui c'è stata una chiusura dolorosa. In qualche modo vedo che c'è stato un muoversi in avanti rispetto a questa chiusura. O ci ritornate su ogni tanto, quindi magari a volte avete delle ricadute, o semplicemente potrebbe indicare che c'è qualcuno che sta male per voi, ok? Che si sente, perché questa carta dice sentirsi una merda sostanzialmente, sarebbe proprio. Vediamo ancora una volta perché sentirsi male come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per il segno dei pesci. Perché sentirsi male
come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per il segno dei pesci. Il Papa al rovescio, il 10 di denari e il Re di coppe con il Fante di spade sul fondo. Quindi sì, allora qua emerge l'energia di un uomo, potrebbe essere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, un segno d'aria, gemelli, gemelli, bilancia e acquario. Ehm, Qui ci potrebbe essere effettivamente qualcuno che in qualche modo si sente una merda sostanzialmente. Potrebbe essere un uomo, perché abbiamo prevalenza di energia maschile, ed è qualcuno che vi spia, perché lo vedevamo prima anche, è proprio qualcuno che vi continua a spiare, con cui forse non c'è un'unione o si è persa la fiducia. ehm, è possibile che sia una persona che si sente in colpa in qualche modo, forse questa persona vuole parlarvi, probabilmente è una persona che se vuole parlarvi vi vuole parlare di persona, quindi proprio a casa o sotto casa, o a casa sua anche, comunque vi vuole proprio vedere questa persona, vuole parlare con voi. Quindi potreste avere a che fare anche con un'energia che è appunto maschile che sta male. Ehm, Vediamo ora perché c'è amore e odio. Perché c'è amore e odio per il segno dei pesci durante il mese di settembre, come carta che descrive settembre in amore. Abbiamo il 2 di coppe al rovescio, il fante di bastoni, la giustizia. Allora, qui appunto ci potrebbe essere qualcosa che non è stabile all'interno di un'unione o un'unione che appunto è venuta meno o non c'è un vero e proprio rapporto. In qualche modo è come se si oscillasse tra si oscillasse tra dei sentimenti e invece qualcosa che non piace in un rapporto. Vediamo ancora perché amore e odio, una carta che rappresenta il mese di settembre per il segno dei pesci in amore. Allora, 10 di spade, la papessa, il 9 di spade al rovescio, il 5 di coppe. Qui c'è qualcuno che prova una forma di amore ma anche odio nei confronti di un'energia femminile che in questo momento sembra essere in silenzio, non parla, è misteriosa. Questa energia femminile sembra che non si preoccupa, non si stressa più, non si fa più, diciamo, paranoie. E c'è qualcuno però che in qualche modo non manda giù questa cosa sostanzialmente. C'è stata una chiusura dolorosa, forse qualcuno si è sentito pugnalato alle spalle o pugnalata alle spalle, fatto sta che adesso c'è un po' questa energia di mistero, di silenzio, di chi non si apre, ok? C'è un senso di colpa, c'è qualcuno che si sente in colpa, che rimpiange forse questa energia femminile e quindi appunto ci potrebbe essere qualcuno che vuole tornare in quella situazione lì perché prova una forma di amore ma allo stesso tempo anche odio. Un'altra cosa che mi viene in mente è che il segno dei pesci stesso potrebbe non dare a vedere i suoi sentimenti, cioè se prova amore ma anche odio nei confronti di qualcuno non lo dà a vedere. Ancora una volta, perché c'è amore e odio come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per i pesci? Perché c'è amore e odio come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per il segno dei pesci? Allora, abbiamo il re di coppe al rovescio, il 10 di coppe al rovescio, l'asso di bastoni in orizzontale e il carro, quindi c'è una passione che ancora non si è spenta, c'è qualcuno che potrebbe essersi comportato in maniera immatura, infantile, non equilibrata a livello emotivo, potrebbe aver rovinato un rapporto molto bello, in qualche modo come se un po' la passione in questo rapporto sia scesa in parte e anche la stima magari che si aveva per quella persona, anche l'attrazione fisica e quindi c'è una specie di appunto amore e odio
Vediamo ancora una volta perché amore e odio come carta che rappresenta il mese di settembre in amore per i pesci. Allora, abbiamo l'eremita, l'asso di spade, il re di coppe, il carro al rovescio, il 5 di bastoni. Quindi qualcuno potrebbe aver già fatto presente questa cosa, cioè aveva già detto quello che doveva dire, ha già chiarito quello che pensava su questa persona, come se ci fosse una forma di mm, non riesco a perdonarti, ma allo stesso tempo comunque quello che ho passato con te, per esempio, è stato importante e quindi allo stesso tempo provo anche un voler bene nei tuoi confronti, no? Nei confronti di una persona che appunto non si è mossa, si è comportata in maniera immatura, non si è aperta sotto il punto di vista emotivo, potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. L'ultima volta perché amore e odio come carta che rappresenta il settembre per il segno dei pesci in amore. Abbiamo un asso di coppe in orizzontale con un 10 di spade, sì. Questo va proprio a indicare che c'è una forma di amore che è a metà, un sentimento che non è puro, ok? Non è amore puro, incondizionato, cioè tu mi hai fatto del male, mi hai pugnalato alle spalle e io sono innamorata di te incondizionatamente, cioè indipendentemente da quello che tu mi hai fatto. No, qui c'è una sorta di voler bene, ok, più che amore, nei confronti di qualcuno che vi ha fatto del male, però in qualche modo è come se questa cosa fosse bilanciata, cioè ok, tu mi hai fatto del male, io non ti perdonerò mai per quello che tu mi hai fatto, però allo stesso tempo è anche vero che mi sono sentita così, ho sentito così in quei momenti con te e li porto nel mio cuore, un esempio, ok? Quindi c'è una forma di perdono che non avviene totalmente. Potrebbe essere da parte vostra, da parte anche di qualcuno che magari si fa avanti, però questa persona in qualche modo vi ha fatto del male in precedenza, quindi voi magari non riuscite a perdonarla. L'ultima volta perché amore e odio? Un attimo. Perché amore e odio come carta che rappresenta settembre in amore per i pesci. Il mago al rovescio col fante di bastoni. Questa è una persona che potrebbe essere stata manipolativa nei vostri confronti. Perché amore e odio come carta che rappresenta settembre in amore per i pesci. Allora, un attimo. Regina di spade, 4 di spade al rovescio, 2 di coppe, il diavolo. Sì, questa potrebbe essere una persona che in qualche modo ha un attaccamento nei vostri confronti e forse anche voi in qualche modo non so come dire, vi sentite ancora legati in qualche modo da questa persona, ma il sentimento non è puro perché abbiamo la carta del diavolo, ok? C'è una sorta di sblocco, le donne in particolare le vedo proprio belle. Allora, da una parte appunto a volte ragionano più col cuore che con la testa, dall'altra però a volte sono incazzate, quindi c'è una sorta di squilibrio tra mente e cuore, ok? Qua. C'è uno sblocco, io vedo che qualcuno si riavvicina, c'è un rapporto, ok? Dove potreste provare questo tipo di sentimenti e c'è una situazione che era bloccata che si va a sbloccare. Però le carte fanno comunque riferimento a questa situazione qui come una situazione in cui appunto non riuscite ad amare in una maniera che sia genuina questa persona, proprio perché appunto vi ha fatto del male in precedenza. Tra l'altro le similitudini di queste carte, cioè in questa carta c'è proprio l'uomo che appunto bacia e si avvicina alla donna e anche qui c'è l'uomo che appunto cerca di avvicinarsi all'energia femminile. Quindi si potrebbe avvicinare un'energia maschile a voi, però è una persona, a mio avviso, che
ehm, gli volete bene, ok? Mettiamola così, gli volete bene, ma non è un amore puro. Non più, perché magari lo è stato, ma dal momento che questa persona vi ha fatto del male, voi non riuscite a perdonare quello che questa persona vi ha fatto. Quindi non è più un amore limpido, puro, ok? Questo è come emerge per voi. Fatemi sapere se vi siete ritrovati nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!